I deepfake diventano sempre più realistici, ma come possiamo distinguerli dai video autentici? Se vi dicessi che sotto la vostra pelle si nasconde la chiave per individuare un deepfake, sto parlando proprio del vostro sangue. Lo vediamo in questo video. Partiamo allora dalla definizione di deepfake, perché questo è un termine che magari molte persone hanno sentito ma non sanno che cosa si intende esattamente per un deepfake. Un deepfake è un media, quindi un video o un audio di una persona che sono generati in maniera sintetica, non sono quindi video o appunto registrazioni audio realistiche di questa persona, sono generati da algoritmi di machine learning, quindi da intelligenza artificiale. I deepfake sono diversi dai video generati per esempio dalla computer grafica che noi vediamo negli effetti speciali dei film. Questo perché la computer grafica utilizza algoritmi di tipo diverso ed è in grado di generare effettivamente dei volti non realistici, dei volti sintetici di persone, ma con tecnologie diverse. Un caso, per esempio, che mi viene in mente è quello dell'attore Paul Walker, che è stato ricreato digitalmente nel film Fast and Furious, nonostante appunto l'attore fosse purtroppo venuto a mancare durante le riprese. E questa tecnica che è stata utilizzata ha richiesto un intero team di specialisti, ma i deepfake sono diversi in quanto questi algoritmi possono anche essere usati da persone che non hanno a disposizione tutte queste risorse. Il principio che sta alla base dei deepfake è che moltissime immagini, moltissimi video di questa persona che intendiamo ricreare vengono dati in pasto, diremmo, agli algoritmi. Gli algoritmi li elaborano, imparano i pattern, imparano i vari movimenti della persona e sono quindi in grado di crearne di nuovi e di sovrapporli a una persona già esistente, quindi a un video o un'immagine di una persona già esistente. Di deepfake ne abbiamo visti tantissime, ne vediamo sempre di più. Ci sono molti esempi che sono innocenti, come quelli magari creati a scopo umoristico, di attori messi sopra le facce di altri attori, come Nicolas Cage che viene messo sulle facce di altri attori e attrici famosi. Sono creati appunto per scherzare, come scherzo, però purtroppo ci sono anche deepfake che non sono creati potenzialmente come scherzo. Ci sono i deepfake per esempio che potrebbero essere creati a scopo politico, deepfake di politici famosi, come vediamo per esempio il video adesso di Obama. Questi deepfake potrebbero destabilizzare una democrazia, magari facendo dire a un politico qualcosa che non ha mai detto in realtà. Oppure esistono già purtroppo deepfake usati nella pornografia, purtroppo. Donne, specialmente attrici famose, vengono prese di mira e i loro visi vengono appunto ricostruiti digitalmente su quelli di attrici pornografiche. Per questo motivo i deepfake vengono vietati, banditi da social network come Facebook o Twitter, che si adoperano con molta serietà per evitare che appunto questi video vengano diffusi. Per esempio a giugno del 2020 Facebook ha lanciato un contest per diversi algoritmi di individuazione di deepfake, appunto per testare la loro capacità nell'individuare quando un video fosse deepfake o meno. Il risultato è stato che gli algoritmi più performanti sono in grado di individuare i deepfake con un'accuratezza di circa il 65%, che è un buon risultato, ma non è quello che noi vorremmo ovviamente un'accuratezza il maggiore possibile, vicino al 90 o al 100%. Questi algoritmi, questi metodi per il rilevamento dei deepfake normalmente fanno affidamento sull'individuazione di artefatti o di anomalie nell'immagine e effettivamente se ne riscontrano svariate normalmente nei deepfake, quindi hanno a che fare con qualcosa di visivo appunto nel viso della persona, ma ci sono anche metodi diversi che sono in sviluppo che potrebbero quindi fornirci nuove armi nell'individuazione dei deepfake, e questa è proprio la soluzione che ho introdotto all'inizio e che discutiamo oggi, che è una soluzione che è stata elaborata da un team di ricercatori, una collaborazione fra l'Università Binghamton negli Stati Uniti e l'azienda Intel. A luglio 2020 questa collaborazione, questo team di ricercatori ha presentato il loro paper in cui hanno discusso il loro algoritmo che si chiama Fake Catcher, appunto per la rilevazione di deepfake. Il principio che sta alla base di questo algoritmo è che sarebbe in grado di individuare i deepfake a partire da segnali biologici invisibili a occhio nudo. L'idea è che con alcune tecniche di elaborazione del video il segnale video viene decomposto, viene filtrato nelle sue varie bande di frequenza, viene poi amplificato questo segnale e vengono così magnificate delle variazioni di colore che altrimenti non sarebbero visibili all'occhio nudo. In questo caso vengono magnificate quindi le variazioni di colore sulla pelle umana, sulla pelle di un individuo, dovute alla circolazione del sangue. Quindi il sangue che scorre nei nostri tessuti viene appunto pompato, circola, e normalmente noi non siamo in grado di vedere la circolazione del sangue, ma grazie a queste tecniche di elaborazione video siamo in grado di vederlo.
La tecnica che sta alla base di questo principio, di questo fake catcher, si chiama fotopletismografia ed è una tecnica già utilizzata in ambito medico per valutare la variazione del volume del sangue nei tessuti umani. In questi video che stiamo vedendo possiamo notare come la variazione del volume del sangue, appunto dovuta alla circolazione del sangue, causi delle variazioni nel colore rosso sulla pelle di queste persone. Un esempio che viene mostrato qui grazie a questa tecnica è la rilevazione del battito cardiaco su un neonato grazie appunto alla fotopletismografia, quindi a distanza senza la necessità di rilevare il battito cardiaco grazie a qualche tipo di appunto sensore che viene messo sulla pelle del neonato. La scoperta importante che hanno fatto questi ricercatori è che i deepfake non sono in grado di elaborare e di ricreare quindi questi segnali biologici invisibili a occhio nudo, che quindi noi non saremmo in grado di vedere, ma questo algoritmo è in grado di vederli e pertanto è in grado di distinguere con un'accuratezza notevole, promettono i ricercatori, fino al 90 e passa per cento, in grado di rilevare i deepfake. Ma non è finita qui, perché ad agosto del 2020, quindi di recente e un mese dopo la pubblicazione del loro primo paper, questo team di ricercatori ha anche dimostrato come Fake Catcher, il loro algoritmo per l'individuazione dei deepfake, possa anche, sempre tramite il rilevamento di questi segnali biologici, possa anche risalire a quale modello di deepfake, quale algoritmo per la generazione dei deepfake è stato utilizzato per creare il video. In questo modo i ricercatori sono in grado di stabilire non solo se un video è deepfake o meno, ma da dove proviene, quindi da che tipo di modello proviene. E questo può assistere ulteriormente la comunità internet e i social network non solo nell'individuare deepfake, ma anche nel prevenirne ulteriormente la diffusione, quindi un risultato notevole. Fatemi sapere allora nei commenti se vi è mai capitato di vedere un deepfake che fosse così realistico da avervi inizialmente ingannato. Se vi è piaciuto questo video e se vi interessano altri video su questi argomenti, io vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi e magari a premere anche la campanellina per non perdervi i video successivi. Io vi ringrazio per aver guardato, da Paolo è tutto e noi ci vediamo alla prossima.